Afferma che la Terra è rotonda e potrebbe finire in prigione. Su Indice Alfabetico, cercando la voce, viene messo in prigione perché insegna che la Terra è tonda, 1900, postato il 17 settembre 2017, avete anche il link della pagina di Cook County Herald di sabato 21 aprile 1900. Situazione critica in Inghilterra. Sir John Girst, accusato di voler insegnare falsi precetti. Città di Portsmouth, emozionata. È doloroso leggere che Sir John Girst, capo del Ministero dell'Istruzione britannico, si trovi in seri guai e sia stato minacciato da Ebenezer Bridge ed altri contribuenti della città di Portsmouth, nel Regno d'Inghilterra, di essere perseguito ai sensi della legge sugli impostori. Sembra che le scuole di Portsmouth abbiano insegnato la dottrina dannosa ed eretica secondo cui la Terra è una sfera. L'attenzione di Sir John è stata richiamata su questa diffusione di dottrine sediziose e traditrici, ma egli si è rifiutato di correggere l'abuso. Ebenezer e i suoi amici sanno naturalmente che la Terra è piatta come una frittella. Sono stati pazienti con Sir John e giorno dopo giorno hanno permesso che il falso insegnamento sulla forma della Terra continuasse, ma dicono di non poter più sopportare di vedere i loro figli corrotti da questa perduta dottrina eretica, come la definiscono i querelanti in questa protesta. Sir John Girst ha molti nemici politici e persino i suoi amici politici non sempre sono d'accordo con lui, ma la profondità della sua depravazione non è stata nota finché non è stato smascherato dal signor Ebenezer Bridge e dai suoi amici. Sir John può anche pavoneggiarsi in Parlamento e ingannare qualcuno, ma quando si scontra con un gruppo di rispettabili contribuenti britannici, i baluardi del trono e i custodi della Costituzione, è tutta un'altra cosa. Tali idee stravaganti come quella della Terra, che può essere una sfera, egli può imporre alle persone frivole che si scatenano nella città empia di Londra, ma non ai contribuenti di Southampton. Ebenezer e i suoi amici fanno sul serio e hanno notificato formalmente al Consiglio scolastico di Portsmouth che l'insegnamento secondo cui la Terra è una sfera non può essere tollerato in nessuna circostanza, per nessuna giustificazione o spiegazione, e che deve essere abbandonato pena la punizione prevista dalla legge per lo scisma. Dopo aver estirpato la vile dottrina dalle scuole di Southampton, il comitato annuncia che si recherà a Londra per citare in giudizio il Consiglio scolastico londinese, essendo stati ben informati che la stessa dottrina sulla forma della Terra viene insegnata anche nelle scuole londinesi. Nel frattempo, Sir John sarà processato e accusato ai sensi della suddetta legge sugli impostori. Ora, la legge sugli impostori fa probabilmente parte della Costituzione britannica. Nessuno sa con certezza cosa ne faccia parte e cosa no di questa cosa nebulosa, e prevede determinate pene e sanzioni come la confisca dei beni e il rogo in caso di recidivismo. Ebenezer e i suoi amici sono cittadini onesti e rispettabili e fanno sul serio. Se necessario, riaccenderanno le fiamme di Smithfield per il malvagio Sir John. A quanto pare Sir John era ancora latitante, così come Ebenezer. Per approfondimenti ricordo di cercare, sempre su Indice Alfabetico, da quanto tempo hanno smesso di insegnare a scuola che la Terra è piatta. Oltre a articoli sulla Terra piatta a ritroso sui giornali 1 e 2 e 1921 dice che la Terra è piatta e lo può dimostrare.